Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Come potete vedere anche dalla maglietta che indosso, oggi parliamo nuovamente della build della USS Enterprise D, quella proposta da Eagle Moss e The Collector e che stiamo montando già da qualche mese. Bene, allora non vi volevo far perdere troppo tempo in preamboli, volevo solo mostrarvi questa maglietta, eccola qua. Questa è arrivata con l'ultimo pacco ricevuto. Come potete vedere qui abbiamo il logo dei cantieri navali di Utopia Planizia che tra l'altro è oggetto in questi giorni di focus sui vari notiziari, perché vi è atterrata la sonda cinese, no? Il primo rover cinese che è stato mandato su Marte e di conseguenza ha preso un po' di spazio nei vari telegiornali eccetera. Come vedete la maglietta è di un grigio, una tonalità di grigio abbastanza medio scuro, riporta il disegno abbastanza fedele della Enterprise D, lo riporta anche nella versione vista di profilo, eccola qua. Questa che indosso io è la taglia XL e mi va quasi proprio a pennello, ma diciamo che quasi sullo stretto. Evidentemente che le misure non sono proprio molto eccezionali, però diciamo che per una corporatura medio grande ancora va bene. Ok ragazzi, allora torniamo al lavoro che dobbiamo fare. Oggi affronteremo quindi questa nuova fase di montaggio e sicuramente non dovrebbe essere molto complicata, anche perché i pezzi comunque ho visto che sono abbastanza in numero esiguo per ogni uscita, quindi per ogni kit, quindi dovremmo fare anche abbastanza in fretta. Ok? Bene, cominciamo. Attivare. Cari amici della federazione, bentornati. Allora, come dicevamo nella prefazione di poco fa, oggi ci daremo da fare nella costruzione di queste nuove fasi di montaggio della USS Enterprise, in particolare per quelle relative al fascicolo numero 5. Vi ricordo che in questa collezione ogni fascicolo racchiude più fasi di montaggio e secondo me è stata una scelta molto azzeccata, perché consentirà di ridurre notevolmente il volume cartaceo dell'opera e di conseguenza avere meno problemi di spazio nelle nostre case, visto che di spazio già ne ruberà parecchio il modello. Ok, dunque diamo un'occhiata. Allora, le fasi in oggetto per quest'oggi sono quelle che vanno dalla 15 alla 18. Come potete vedere, nella fase numero 15 abbiamo lo scheletro del ponte di battaglia, la parte superiore. Nel stage 16 abbiamo un'altra parte dello scheletro della sezione a disco e le porte degli hangar navette secondari. Nella fase 17 abbiamo ancora una parte dello scheletro che ci consentirà di chiudere l'ellisse della sezione a disco per quanto riguarda lo scheletro della parte superiore, e alcune parti che servono per comporre il ponte di comando del ponte di battaglia, ok? Quindi quello utilizzato dall'equipaggio quando la nave effettua la separazione in due scafi differenti, sezione a disco e ponte di battaglia. L'ultimo stage, quello forse visivamente più carino, è il 18, perché dovremo come al solito inserire alcune finestrelle in questa parte dello scafo esterno della sezione a disco. Abbiamo due LED e i vari pannelli riflettenti per diffondere la luce del LED, e abbiamo la parte esterna dello scafo
della parte superiore del ponte di battaglia. Come potete vedere, qui ci sono anche i 4 fori che probabilmente serviranno per effettuare l'aggancio e lo sgancio delle 2 parti del modello, perché vi ricordo che questo modello ha la possibilità di separare la sezione a disco da quella del ponte di battaglia. Tra l'altro questi fori richiamano in maniera fedele il sistema di aggancio-sgancio che era stato visto nel telefilm, quindi su questo c'è stato anche un certo studio da parte di Eaglemoss per replicare questa funzione il più fedelmente possibile. Bene, poi come vi ho fatto vedere già l'altra volta ci sono le varie spiegazioni della varia fase di montaggio, che però adesso vedremo con il video. Adesso le salto un po'. Ci sono come al solito la parte diciamo bibliografica che riguarda gli episodi. Ok, adesso non perdiamo tempo con questo, perché tanto chiunque di voi farà il montaggio del modello avrà il fascicolo da consultare. Per chi non lo sta facendo, purtroppo possiamo far vedere solo delle immagini un po' così veloci, perché per diritti editoriali ovviamente non possiamo riprodurre in maniera tale da consentirvi di leggere il fascicolo così a video. Ok, bene, allora togliamo di mezzo il fascicolo e prendiamo la prima parte che abbiamo detto è il fascicolo, le parti del kit numero 15. Una cosa, per questa volta farò un unico video per tutte e 4 le fasi di montaggio. Questo perché ho visto dai pezzi che sono arrivati che il montaggio sarà abbastanza rapido, quindi suddividerlo in 4 video sinceramente mi sembrava una cosa un po' esagerata, visto che ogni fase non richiederà una grande quantità di tempo. Ok, quindi faremo un video sempre più o meno della stessa lunghezza standard, che però riuscirà a contenere tutte e 4 le fasi di montaggio. Fasi di montaggio molto semplici in verità, ok? Allora cominciamo. Come al solito apriamo la confezione. Ecco qua, vi ricordo sempre di usare il taglierino su una superficie che non si rovini. Io in questo caso ho il tappeto antitaglio da modellismo, che potete trovare tranquillamente in tutti i negozi di modellismo, e quindi evito di rovinare il tavolo. Vi consiglio di fare la stessa cosa onde evitare possibili liti con il vostro ammiraglio superiore nonché coniuge che altrimenti vi sbatte fuori dalla base stellare. Ok, allora eccolo qua, questa è la parte del telaio della porzione superiore del ponte di battaglia. Come vedete presenta qui un'incurvatura in avanti, quindi ricalca fedelmente il design del modello. Ok, qui ci sono come dei dentini fatti un po' diversi che probabilmente serviranno da incastro per qualcosa, poi andremo a vedere in seguito chiaramente nelle varie fasi che seguiranno con i prossimi pacchi. Togliamo di mezzo la confezione. Allora, in questo stage 15, eccolo qua, abbiamo ancora questi distanziali che vi ricordo servono per mantenere la distanza tra la parte superiore del telaio, quella che stiamo montando adesso, della sezione a disco, e la parte inferiore che monteremo in seguito. Ecco qua, quindi abbiamo il telaio della parte superiore del ponte di battaglia, 4 distanziali, 2 larghi e 2 stretti, e una confezione di viti BM, che sono le viti per il metallo. Per questo vi ricordo che sul metallo, onde evitare un rischio eccessivo di rottura della vite, perché comunque con le viti così piccole può capitare, vi consiglio sempre l'utilizzo di prodotti lubrificanti tecnici specifici. Io in questo caso il VD40, ma ne esistono anche altri tipi in commercio come lo Svitol eccetera. Poi in ogni paese magari si troveranno anche marche differenti, ma comunque sia è un prodotto che trovate tranquillamente in tutti i brico e in tutti i negozi di ferramenta. Delle volte ce li hanno anche i supermarket, quindi non avrete problemi. Ok, quindi dotatevi di cacciavite, se necessario usate il magnetizzatore. Eccolo qui,
chi non lo ricordasse. Quindi procedo prima a magnetizzare nuovamente un po' la punta, è sufficiente passarlo così all'interno del buco dove è scritto magnetize. Quello in alto invece serve per demagnetizzare nel caso non abbiate più bisogno di quella funzione, ma normalmente è una funzione che per un cacciavite è quasi fondamentale, quindi non credo che utilizzerete mai quello sopra. Bene, come al solito io ho già preparato un po' di lubrificante dentro questa vaschetta, quindi procediamo e apriamo il pacchettino delle viti IBM. Ok, allora vi ricordo che anche se il fascicolo non lo dice, la prima cosa che dobbiamo fare è creare le filettature nei fori. Io preferisco farlo prima di effettuare il montaggio in maniera tale da non avere problemi poi nel farlo in maniera più scomoda quando andiamo ad avvitare su tutta la struttura già montata. Questo perché? Perché sicuramente si fa molto meglio a farlo quando i pezzi sono smontati, e anche perché è più facile avere la sensibilità sulla mano necessaria per sentire se la vite sta andando storta o sta andando male, eccetera, e quindi si può recuperare prima di arrivare al punto in cui magari si può rompere, perché il lubrificante è un aiuto, però non è che esclude al 100% il rischio di rottura della vite. Siccome sono viti molto piccole si possono comunque spezzare, quindi il mio consiglio è sempre quello di prendere una vite, metterla sul cacciavite magnetizzato in questo modo, bagnarla nel lubrificante e poi procedere a creare le filettature con delle rotazioni molto morbide, molto lente, facendo 2 giri in avanti e poi un giro all'indietro per portare fuori il materiale, diciamo, scavato, in maniera tale che questo non vada ad ostruire più in fondo il buco e vi crei degli spessori che potrebbero farvi rompere la vite. Ok? Quindi mettiamo momentaneamente da parte il telaio del ponte di battaglia e riprendiamo il telaio della sezione a disco che abbiamo montato in precedenza, questo qua, e ce lo teniamo nelle vicinanze, perché in questa fase praticamente andremo a unire questi distanziali, quello largo e quello più stretto, da questo lato qui, ok? Poi lo faremo chiaramente con gli altri due dall'altro lato, quindi lo andremo a inserire in questi due buchi qua, lo stesso faremo dalle altre due parti, usandone sempre uno largo e uno stretto per parte, ok? Allora, siccome adesso dobbiamo prima filettare, questo lo ripoggio un attimo via, ve l'ho fatto solo vedere per ricordarvi dove andremo a lavorare. Quindi, in virtù di quello che vi ho detto, prendiamo i pezzi, non ha importanza quali prendiate perché sono identici, l'importante è che prendete uno stretto e uno largo. Poi, visto che dovrebbe agganciare da questa parte, andremo a filettare i fori superiori da questo lato, quindi questo e questo, e per quanto riguarda questi due, questo e questo. In realtà li potremmo anche filettare tutti volendo, perché tanto comunque andrà fatto. Se volete potete anche farlo, però ricordate che ogni volta che fate una filettatura create una torsione e uno sforzo sulla vite, quindi se poi la utilizzate per fare tutte quante le filettature sempre la stessa, rischiate di farla rompere e rimanere incastrata dentro. Quindi io direi di procedere comunque per un foro per ogni vite che andremo a utilizzare, in maniera tale da creare un singolo sforzo su ogni singola vite e non avere problemi di rottura. Ok? Quindi procedo. Ovviamente è importante che teniate dritta il pezzo mentre fate questo lavoro, in maniera che anche la vite possa entrare il più dritto possibile, vedete? In questo modo, e poi tornare un pochino indietro, poi andare ancora ad avvitare e poi un pochino indietro, ok? Allora preparate i buchi in questo modo facendo le filettature e ci vediamo quando le abbiamo preparate per tutti e 4 i pezzi. Allora ecco qua, io ho preparato i pezzi, come vedete ho lasciato ancora le viti inserite dentro per farvi vedere bene il pezzo. Chiaramente adesso le rimuoverò e andremo a posizionare i pezzi sullo scheletrato. Un altro consiglio che volevo darvi: quando avvitate le viti, che iniziate a fare la filettatura, non è necessario che voi spingiate in avanti con forza per fare la filettatura. In realtà basta che poggiate la vite sul foro e iniziate a girare lentamente applicando una forza molto leggera, quindi senza spingere, perché
Spingere con forza in avanti significa creare più sforzo alla punta della vite e poter avere una rottura della stessa. Questa è una cosa che forse non vi avevo mai segnalato, ma perché davo per scontato comunque che tutti andiate abbastanza lentamente senza applicare troppa forza, perché vi ricordo che non state operando su delle viti grandi, sono viti molto piccole e fragili, quindi chiaramente dovete andare a lavorare in una maniera un po' chirurgica, non come se stesse avvitando delle viti da cantiere, ok? Quindi mi raccomando, perché poi se si rompe una vite dentro il pezzo sono dolori. Allora, adesso riprendiamo il telaio, eccolo qua, e procediamo ad inserire i primi pezzi. Chiaramente fate riferimento sempre alla direzione in cui volete stare procedendo per il montaggio. Come dice il fascicolo, cominciamo da questo lato, ok? Quindi io cerco adesso di mettermi in una posizione comoda per farvi vedere. Allora, quello più largo come al solito va da questa parte, mentre quello più stretto va da quest'altra. Allora, adesso rimuovo velocemente le due viti. In questo modo, anche da quest'altro. Ovviamente ragazzi, voi non è che le dovete lasciare avvitate, io l'ho fatto solo per farvi vedere il procedere della fase di montaggio, ma chiaramente appena avete fatto la filettatura le rimuovete, non è che state aspettando altre cose. Allora, posizioniamo il pezzo, vi ricordo sempre che va fatto su questi due fori, poi lo vedete perché ci va a incastrarsi dentro benissimo il pezzo. Posizionate nuovamente la vite cercando di rispettare quella usata per ogni parte e la appuntate facendo solo 2-3 giri, poi mettete quell'altra, quindi senza stringere, questo per far posizionare nella maniera ottimale il pezzo. Ok, vedete? Quando l'avete, diciamo, posizionate in questo modo, che vedete che il pezzo è entrato bene, potete passare a dargli i giri un po' più finali, chiaramente senza esagerare, non dovete usare una forza eccessiva. Come vedete che la vite diventa dura, che smette di girare naturalmente, vi interrompete. Passiamo all'altro pezzo. Chiaramente qui ci dobbiamo aiutare perché essendo più basso dovremo tenerlo noi con le mani. Posizioniamo la vite, attenzione sempre a non commettere errori perché la vite va posizionata nel buco che vedete che segue il profilo di dove mettete il pezzo, ovviamente non sbagliate con pezzi fuori qua, altrimenti state 3 ore ad avvitare perché state fuori dal pezzo. Allora, stessa cosa qui, lo montate senza completare il serraggio e mettete la seconda. Per far prendere l'impanatura, appena mettete la vite potete fare mezzo giro a sinistra per far prendere meglio il buco e poi cominciate a girare a destra per avvitare. Questo aiuta molto a riprendere il verso giusto della filettatura. In questo modo, se si vede, ecco qua. Adesso facciamo la stessa cosa da quest'altro lato qui. Allora, procediamo a mettere l'ultima vite anche nel secondo pezzo di quest'altro lato. Ecco qua, questo è come si presenterà il pezzo dopo questa prima fase. Vedete? Faremo queste 2 sporgenze, queste 4 sporgenze ai lati che andranno a fare da supporto per gli ultimi pezzi che completeranno il telaio della sezione. Ok? Bene, fatto questo possiamo passare alla fase numero 16.
Bene ragazzi, allora prendiamo il kit numero 16, eccolo qua, procediamo all'apertura della busta come se fosse un concorso. Attenzione a non ingraffiare neanche i componenti all'interno con il taglierino, che magari una distrazione poi può capitare. Io ve lo ricordo non perché voi non siate intelligenti, non pensiate questo, io ve lo ricordo solo perché tante volte la distrazione capita. Allora, verificate sempre che nella busta non ci sia più nulla, ovviamente. Tirate fuori il pezzo da montare del telaio, ok? Il cartellino lo possiamo togliere, per il momento non ci serve più. Abbiamo insieme a questo kit anche le due porte degli hanger navette secondari, una confezione di viti BP e una di viti BM, quindi BP per la plastica e BM per il metallo. Per prima cosa andremo a mettere questa parte qui diciamo della sezione, del telaio della sezione a disco alla parte già più completata che abbiamo fatto prima, quindi la recuperiamo in questo modo, togliamo momentaneamente di mezzo le porte. Dunque va girato in questo modo, vedete? Lo dobbiamo applicare da questo lato con queste due sporgenze, queste due asole messe da questa parte, così. Chiaramente dovremo prima fare le filettature, se non le avete già fatte prima, su questi fori qua. Come al solito utilizzeremo le viti BM, quindi procedete, prendiamo le viti BM, chiaramente ce ne serviranno 4, quindi io recupero le 2 della bustina precedente che non le abbiamo usate, ne prendo altre 2 dalla bustina nuova e come abbiamo fatto prima le posizioneremo sul cacciavite, le bagneremo dentro al lubrificante in questo modo e procederemo prima a filettare le parti. Io adesso faccio vedere la prima, poi chiaramente accelereremo e andremo avanti, tanto questa è una cosa uguale per tutte e 4 le viti. Come vedete io procedo sempre andando un pochino avanti senza essere eccessivamente veloci, più lenti andate meglio è ragazzi. Poi torno un po' indietro per portare fuori il materiale scavato, che sarà composto da parti metalliche scavate nel metallo stesso, ma anche da parti di residui di vernice che andrà a finire nel buco durante la verniciatura, perché è anche quello crea spessore. Poi vedete che insomma ci siamo. L'importante è che stiate attenti quando arrivate a fine corsa, perché lì se stringete potete rompere la vite, quindi ecco, quando vedete che la vite non gira più basta, tornate indietro. Stessa cosa se la vite ve lo fa all'inizio, perché vuol dire che state andando storti, allora verificate che la vite sia perpendicolare, ok? Allora cambiamo vite, la bagniamo nel lubrificante e proseguiamo su quest'altro foro, poi cambiando ancora vite su quest'altro e cambiando ancora vite su quest'altro. Ok, ci vediamo quando abbiamo completato tutte e 4 le filettature. Allora, una volta fatte le filettature recuperiamo il pezzo, lo andiamo a posizionare per vedere come va messo. In questo caso andrà messo in questo modo, vedete? Quindi questa parte andrà all'interno, andrà ad incontrarsi quasi con la parte speculare dal lato opposto, e praticamente queste due asole in avanti andranno quasi al perimetro esterno, quindi queste serviranno sicuramente per reggere qualche parte della struttura. Ok, allora una volta fatto questo recuperiamo le viti, le inseriamo nei buchi almeno sul primo pezzo e andremo ad avvitare. Anche se la filettatura è stata già fatta, vi invito sempre a procedere con cautela in maniera tale da non creare possibili rotture. Non avvitate completamente da una parte, passate direttamente all'altra vite ed effettuate qualche giro anche sull'altra vite in maniera da far spianare il pezzo in maniera uniforme. Poi quando quest'altra vite è arrivata giù andate a serrare anche quest'altra.
ok? Stessa cosa da quest'altro lato, prendiamo le viti, le posizioniamo nel foro. Questo ballerà un po' perché chiaramente è più basso il pezzo, quindi aiutatevi tenendolo magari da sotto con la mano. Cercate di tenere i due pezzi più allineati possibili e procedere ad avvitare parzialmente la prima vite, non completamente, e passare poi alla seconda. Alla seconda potete arrivare fino al serraggio e poi passate nuovamente alla prima per completare l'unione del pezzo. Ecco, questa parte del telaio nel mio caso non spiana perfettamente, ma ripeto, queste sono piccole aggiustature che poi si faranno quando andremo ad applicare i pannelli dello scafo, perché chiaramente se c'è da tirare un pochino il telaio lo si tira un po' leggermente senza rinforzare troppo e lo si fa riallineare. Un po' diciamo di gioco su queste parti c'è sempre da fare, perché chiaramente se sono stampate a caldo, quando si freddano potrebbero comunque deformarsi un pochino, quindi però ecco, io ho fatto appena un po' così, già diciamo che la direzione è presa. Ok, allora adesso per completare questa fase dobbiamo andare ad applicare le porte, quindi queste qua dell'hangar navette, sul dorsale che abbiamo montato l'altra volta, quindi la dorsale che riguarda il dietro, se vogliamo, del ponte di battaglia. Quindi andremo ad applicare le due porte qua, lo faremo chiaramente dalla parte interna. Quindi spostiamo il telaio che al momento non ci serve, riprendiamo questo pezzo montato in precedenza, le due porte, e ci procureremo due viti di tipo BP che ci hanno dato con questa uscita. Allora, chiaramente le porte sono di misura differente, una un po' più lunga e una un po' più corta, di conseguenza dovrete posizionarla rispettando la grandezza del foro che andremo a vedere. Tenete presente che la letta con cui va avvitato ha una certa angolazione, quindi studiatevi un attimo prima qual è l'angolazione corretta per ottenere la giusta chiusura. Non credo che ci siano tanti modi per sbagliare, ma comunque fate prima una prova per essere sicuri. Ecco qua, basta che spingiate un pochettino e scavalla il pannelletto, quello della luce, che quello forza un pochino e non ve lo fa magari andare giù bene. Praticamente dovete fare in modo che scavalla un pochino questo pezzo grigio, lo fate andare in giù, e la letta deve combaciare perfettamente con il buco preposto per essere avvitato, diciamo, no? Ok? Controllate anche dall'altra parte che spiani bene, vedete, per essere sicuri. Non si deve intravedere luce più di tanto, insomma, un pochino sì, perché i pezzi purtroppo non sono fatti proprio in maniera perfetta, però comunque deve coprire abbastanza. Una volta fatto questo, prendete una delle due viti BP e andate ad applicarla nell'apposita asola. Qui non c'è il problema, diciamo, della filettatura, il materiale è morbido, la vite non si rompe, però attenzione a non stringere troppo perché potete rompere la letta di plastica, ok? Ecco qua, quindi è sufficiente avvitarla un pochino quando vedete che è sufficientemente stretta senza esagerare, basta, ok? Così, in questo modo. Tenete presente che state utilizzando sempre materiali delicati, quindi non forzateli mai. A stringere un po' ce la facciamo sempre in tempo, a riparare una cosa rotta è un po' più difficile. Quindi poi procediamo con la seconda porta, anche qui spostiamo leggermente tutti i vari cavi che in effetti danno un pochino fastidio e andiamo sempre a inserire, come abbiamo fatto prima, la porta qui così, ok, e fate scavallare spingendolo un pochino giù rispetto al pannelletto. Chiaramente è un'operazione che richiede un po' perché dovrete giocarci un po',
anche perché comunque c'è il LED sopra che ostacola un pochino l'operazione. Ecco qua, magari usando un po' l'unghia come ho fatto io, tac, quando sentite il click ha scavallato, vedete? Io spero si riesca a vedere, perché comunque c'è un groviglio di fili tale che... Però comunque ragazzi, questa non è un'operazione complicata, cioè basta vi mettete un attimo così lo vedete insomma com'è la cosa. Prendete la vite e andiamo a bloccare anche la seconda porta del secondo hangar navette. Ecco qua, il risultato da ottenere è questo. Come vedete il pezzo già incomincia a prendere una parvenza di completezza, no? Quindi senza più quei buchi già possiamo ammirare meglio l'interezza della struttura. Diciamo che fatto questo, per il momento possiamo passare tranquillamente al prossimo stage, alla prossima fase, che sarà quella numero 17. Attivare. Eccoci qua, allora stage 17, fase 17, come vedete nella busta sono presenti queste parti qua. Notiamo che monteremo la plancia del ponte di battaglia, questo pezzo qua con la sua basetta, tra l'altro basetta dotata di magneti nel lato opposto. Abbiamo altri due pezzi dei distanziali, cioè un distanziale e un pezzo di collegamento del telaio, e una parte finale che ci consentirà di chiudere l'ellisse del telaio superiore della sezione a disco. Quindi andiamo ad aprire la busta. Ecco qua, tiriamo fuori tutte le parti, ovviamente bustina delle viti compresa. Eccoci qua, tiriamo fuori dal blister anche la parte del telaio in questo modo. Il cartellino lo possiamo buttare, per il momento non ci serve più. No scherzo, magari a qualcuno fa anche piacere conservarli, ma comunque non ci serve per la fase di montaggio. Ovviamente, come detto in precedenza, dovremmo operare sempre facendo anche la filettatura prima su questo pezzo qua, ok? Quindi questa sicuramente è una cosa da fare. La prima cosa che però possiamo fare velocemente è prendere questo pezzo qui, quindi quello dotato delle due calamite di sotto, prendere la parte vera e propria della plancia e andarla a montare. Praticamente è sufficiente, come vedete questa parte qui della plancia ha 3 pernetti. Questi 3 pernetti andranno inseriti in corrispondenza dei loro rispettivi fori. Ovviamente la parte con le calamite è quella che andrà rivolta verso il basso, quindi dovete montarlo sulla parte dove non vedete le calamite. Ma questo io lo puntualizzo, ma chiaramente penso che ci arriviate tutti. Allora, chiaramente bisogna trovare i fori. Ecco qua. In questo modo, qui così e qui così. Per evitare futuri magari distacchi accidentali di questo pezzo, se volete potete posizionare un goccino di colla qui in corrispondenza dei 3 fori, in maniera tale da farla scendere sui 3 pernetti e questo pezzettino qua non vi si staccherà più. Lo potete fare tranquillamente, perché tanto il pezzo, quando lo dovremo rimuovere, si rimuoverà togliendolo completamente, quindi alzando tutta la parte dotata di calamite. Questo pezzo sopra in realtà non lo dovremo più toccare, quindi chi vuole lo può anche incollare. Bene? Anche perché tentare comunque di rimuoverlo una volta assemblato è sempre rischioso, si corre il rischio di far rompere quei 3 pernetti. Comunque il pezzo si regge, insomma, non è che
anche se non mettete la colla va bene uguale. Ok, fatto questo dovremo andare a recuperare il telaio della sezione a disco, quindi prendiamo il fronte del ponte di battaglia, è un gioco di parole, e lo mettiamo da parte. Prendiamo la busta delle viti BM, chiaramente potete utilizzare anche quelle BM avanzate in precedenza. Non fate mai confusione però tra VTM e VDP, perché le VDP, essendo per la plastica, sono molto più tenere. Se provate ad avvitarci delle parti in metallo è molto facile che vi si rompano, quindi attenzione a non scambiarle mai. Allora, recuperiamone un po'. Ecco qua, vediamo se sono sufficienti. Spostiamo leggermente i pezzi da un lato e recuperiamo tutto il telaio. Ecco qua, in questo modo. Allora, il pezzo che ci è stato fornito con questa uscita lo recuperiamo e lo andremo a posizionare qui a chiusura della sezione a disco, in questo modo. Chiaramente per farlo dovremo filettare questi fori qui dei distanziali montati in precedenza, ok, in maniera tale da poterci avvitare tranquillamente questo pezzo qui, e poi andremo anche a filettare chiaramente il distanziale che monteremo dopo, quando avremo unito le parti, che servirà da supporto messo in questo punto, così, in maniera che ci troveremo già il lavoro fatto. Chiaramente qui dovremo su questo pezzo dovremo agganciarlo su tutti e quattro i fori, quindi qui filetteremo 4 viti, mentre qui filetteremo queste altre 4 che ci sono necessarie per assemblare la parte del telaio. Ok, quindi come detto in precedenza, prendete la vite, mettetela sul cacciavite, la immergete nell'olio lubrificante di cui vi siete dotati e procedete a fare le filettature. Ci vediamo appena avete fatto, perché ormai ve l'ho spiegato tante volte, penso che non è necessario che vi faccio vedere mentre filetto. Bene, le filettature sono state preparate, adesso possiamo dedicarci all'assemblaggio quindi della parte. Quindi la recuperiamo, la andiamo a posizionare, chiaramente prendiamo a riferimento quella che abbiamo posizionato prima, che ci dà la distanza giusta su cui operare, ok? Poggiamo sopra in questo modo, così. Poi si dovrebbe reggere parzialmente, già anche non avvitata, chiaramente se non lo toccate, però ecco, diciamo che già così è in posizione. Poi andiamo a prendere chiaramente le viti e le mettiamo nei corrispettivi fori. Allora, quindi controlliamo che spiani bene il pezzo. Cominciamo prima ad avvitare il distanziale, il telaio sul distanziale, quello più largo, che ci aiuterà a mantenere meglio la posizione quando avviteremo quest'altro. Quindi cominciamo da qui, posizioniamo 1 e 2 dentro i fori e poi iniziamo ad avvitare, sempre facendo un mezzo giro a sinistra per prendere la filettatura e poi iniziamo ad avvitare verso destra, non completamente, solo parzialmente. Passiamo all'altra vite, sempre mezzo giro a sinistra e poi incominciamo ad avvitare. Questa volta possiamo arrivare fino al completamento, ecco qua, così, e poi ripassiamo a quella dietro e finiamo di stringere anche questa. Vi ricordo stringere per modo di dire, nel senso che arrivare a fine corsa e stop, senza forzare, ok? Se qui vi vedete che non è allineato non vi preoccupate, questo poi si allineerà da solo dopo. Poi andiamo ad operare adesso sul distanziale più stretto, come nel caso precedente. Anche qui, se volete, ribagnate le viti nel lubrificante, che sicuramente male non gli fa, e aiutatevi tenendoci sotto il dito in maniera tale da compensare il fatto che il pezzo sia più corto. Lo tenete un po' spinto a battuta con le mani, inserite la vite, sempre mezzo giro indietro per prendere la fettatura e poi iniziate ad avvitare, sempre non completamente,
prendete la vite rimanente, la mettete nell'altro foro e a questo punto potete completare il serraggio su entrambe le viti. Ecco qua. Questa parte da questo lato è assemblata. Togliamo lo sporco dell'olio lubrificante, poi recuperiamo il pezzo che abbiamo già filettato, chiaramente del distanziale più largo che ci è stato fornito, e chiaramente lo andremo ad applicare qui sotto. Praticamente lo dovremmo avvitare in corrispondenza, cerco di farvelo vedere, di questi fori qua, quindi vicino a questo semicerchio, ovviamente dalla parte di sotto. Quindi questo andrà, controllate sempre dove avete filettato, andrà posizionato qua. Ok? Iniziamo mettendo la prima vite e facciamo un paio di giri, sempre il mezzo giro prima per andare, diciamo, a incanalare bene la filettatura. Poi mettiamo la vite dal lato opposto, quindi saltando queste due, in maniera tale che ci aiuterà a tirare il pezzo in maniera più dritta possibile. Anche qui facciamo 2-3 giri e poi mettiamo le viti centrali, sempre senza stringerle, quindi andremo a fare i 2-3 giri. Ok, allora controllate che il pezzo sia entrato bene nella, diciamo, nell'asola interna dei fori predisposti delle viti, quindi non deve essere con dello spazio esagerato, no? Poi, una volta che avete controllato che tutto in pratica è inserito correttamente, andiamo a stringere prima le viti queste interne, perché ci allineeranno bene il telaio qua. Ok, quindi sempre senza esagerare portiamo a fine corsa le viti, un po' stringendo da una parte e poi dall'altra. Ecco, quando diventa dura stop. Ok, e poi stringiamo queste più esterne, non ha importanza l'ordine in questo caso, quella che volete. Quindi arriviamo a fine corsa sempre. Ecco qua. Come vedete, facendo in questo modo qui il telaio diventa perfettamente dritto. Ok? Quindi ricapitoliamo: inseriamo prima le viti esterne, le avvitiamo parzialmente, inseriamo le viti interne, le avvitiamo parzialmente, poi reggendo bene allineato il pezzo con le dita stringiamo prima queste qua interne e poi quelle due esterne e il pezzo viene allineato da solo perfettamente. Adesso però abbiamo ancora questo pezzo qui da inserire, e questo qui andrà inserito chiaramente in questa parte, diciamo appresso a quella che abbiamo, dove abbiamo già messo il distanziale largo. Quindi lo giro qui adesso per farvelo vedere leggermente. Va sul primo meridiano dopo quello con i 4 fori qua. Vedete, qui c'è un meridiano con i 4 fori vicini. Noi praticamente questo pezzo lo andremo a mettere invece su questo qua sopra, chiaramente sempre dalla parte sotto, ed è un raccordo che servirà per dare solidità al telaio, per irrigidirlo ulteriormente. Chiaramente qui non è stato fatto largo come gli altri, perché evidentemente qui ci vanno le strutture poi del punto di battaglia, quindi non poteva essere alto uguale. Ovviamente anche questo pezzo necessita di essere filettato, quindi recuperiamo sempre le viti BM, ce ne servono 4, e andiamo a crearci la filettatura su questi 4 fori, sempre utilizzando la tecnica che vi ho spiegato. Bene, allora ho preparato le filettature. Attenzione quando filettate questo pezzo, perché almeno nel mio caso il metallo risultava un po' più duro del normale, quindi la vite tendeva a sentirsi già dura già nelle prime avvitate. Quindi io l'ho fatto molto lentamente e ho lubrificato più volte la vite mentre procedevo, in maniera tale da evitare la rottura. Questo è un pezzo che serve per tirare bene il telaio, no? Per farlo spianare bene dritto, quindi se da una parte non è avvitato poi il telaio potrebbe presentare dei dislivelli. Quindi mi raccomando, attenzione, fatelo con molta calma e prestate molta attenzione. Allora recuperiamo il telaio intero, prendiamo il pezzo, lo posizioniamo quindi come vi ho detto qua sotto, ecco qua, e lo teniamo con 2 dita per evitare che
possa scendere ulteriormente. Vi ricordo che va applicato sulla seconda meridiana, quindi sulla meridiana che si trova dopo quella, diciamo, esterna, che presenta questi 4 fori. Salite di un posto e trovate il posto dove va messa. Allora, anche in questo caso mettiamo la prima vite esterna, fate sempre mezzo giro indietro per prendere meglio la filettatura e poi avvitate parzialmente. Prendete l'altra vite e la mettete sempre sul buco più esterno e avvitate sempre parzialmente. Adesso prendete le 2 viti centrali, potete anche inserirle tutte e 2 se volete, e poi andrete ad avvitarle una alla volta. In questo caso potete anche avvitarle fino a fine corsa. Sempre senza esagerare. Scusate i rumori della strada se si sentono, purtroppo adesso con il caldo molti vanno in giro con le 2 ruote e quindi fanno questi rumori un po' molesti. Ecco qua, in questo modo, vedete? E come potete vedere lo scafo risulta perfettamente allineato. Bene, con questo abbiamo finito lo stage 17, quindi ci possiamo andare a dedicare allo stage ultimo di questo pacco, che è il 18. Bene, eccoci qua, ultimo kit, quello numero 18, e anche forse quello più carino da vedere. Come possiamo vedere abbiamo delle finestrelle da applicare, questa è la parte su cui poi applicheremo anche il ponte, quindi quello che abbiamo assemblato all'inizio, e i vari pannelletti luminosi da applicare qui su questo paratia dello scafo. Quindi andiamo ad aprire la busta. Allora, troviamo questo pacchettino di viti DM, poi prendo il blister, vediamo che abbiamo questa doppia coppia di LED, abbiamo la parte superiore qui dello scafo, del ponte di battaglia, metallo ragazzi, bel metallo pieno, ottimo, ottima scelta. Un altro pannello esterno dello scafo, anche questo metallo, e i 2 pannelletti riflettenti di cui uno è andato in terra e adesso recupero. Ecco fatto, pannelletto recuperato, lo mettiamo qui vicino all'altro. Oh, vi volevo far osservare bene questo pezzo perché è veramente ben fatto. Allora, possiamo vedere che c'è riportata la scritta Enterprise, è riportato il numero di registro NCC 1701D, oppure forse, come direbbero gli inglesi, NCC 1701D, credo che si dica così, non sono sicuro, come sapete il mio inglese è un po' arrugginito, comunque ha poca importanza, si capisce lo stesso. Come vedete dietro a tutta già predisposta per le varie filettature che dovremmo fare. Qui ci sono i 2 magneti dove praticamente poi andrà applicato il ponte di comando, vedete? Perché è stato fatto in questo modo non lo so, però visto che c'è questo foro qui dentro, io presumo che serva a coprire forse in qualche modo il meccanismo di sgancio, oppure serva a far passare delle connessioni elettriche nel momento in cui magari l'astronave è unita, e invece quando decidiamo di esporla con il ponte di battaglia separato dalla sezione a disco, allora in questo modo facciamo rientrare forse dentro il cavo e lo copriamo con questo. Comunque ecco, il risultato è questo qua, ok? Adesso lo rimuoviamo chiaramente perché non ci serve
in questo momento, in quanto la prima cosa che dovremo fare è dedicarci al pannelletto con le finestre. Quindi lo mettiamo qui sul piano di lavoro e ci andiamo a separare, come già abbiamo fatto in precedenza, le varie finestrelle dalla sprue. Vi ricordo che la sprue sarebbe questo telaietto che contiene le parti. Questo in gergo modellistico è chiamato sprue. Eccola qua. Ce ne servono 6 nella parte sopra di questa nera, quindi una l'abbiamo presa, 2, 3, 4, 5 e 6. Vi ricordo che nel caso vogliate evitare che la luce filtri in maniera anomala, su queste scure volendo potete sigillare. C'è chi ha usato del nastro adesivo nero, c'è chi ha usato dei sigillanti liquidi, chi la vernice nera facendola magari poi asciugare, però attenzione che in quel caso vi potrebbe colare dalla parte davanti, quindi prestate molta attenzione con le parti liquide. Comunque io per il momento vi faccio vedere il montaggio standard, poi le modifiche, quelle in caso le andremo a vedere successivamente, perché io voglio prima vedere la resa complessiva un po' del modello prima di mettere mano a eventuali modifiche, perché qui ancora non sappiamo bene la resa finale quale sarà, no? Quindi prima di fare magari passi dove poi è difficile tornare indietro perché magari roviniamo il pezzo originale, è meglio magari procedere all'inizio con un montaggio standard, poi eventualmente possiamo parlare di modifiche. Allora andiamo a prendere anche quelle trasparenti. Allora cominciamo a mettere alcune di queste trasparenti, sempre secondo lo schema che ci dice il fascicolo. Ricordate che quello schema non è obbligatorio, ragazzi. Se qualcuno di voi vuole cambiare l'ordine tra quelle trasparenti e quelle nere può farlo tranquillamente. Quello però riportato dal fascicolo dovrebbe, il condizionale d'obbligo perché non ho ancora verificato bene, rispecchiare le finestre come erano nominate nel modello da studio. Ecco qua, finestre tutte posizionate, pannelletti riflettenti che servono chiaramente per diffondere la luce dei vari LED. Possiamo provare a vedere già come vanno posizionati. Chiaramente questi andranno con i LED posti esternamente, quindi probabilmente ecco il verso è questo, sì, perfetto. Allora prima di applicarli ovviamente dovremo inserire anche i LED per comodità, no? Dovrebbero reggersi, quindi do una pulita per togliere le impronte al pannelletto, ho le mani un pochino unte dall'olio, e andiamo ad applicare rispettando i colori, così come ci dice qui sul fascicolo, quindi il cavo rosso nero qua e il verde giallo sopra, così, in questo modo, e li tenete con le dita in maniera tale da non farli cascare, perché con il peso del cavo si potrebbero spostare. Poi ci mettete diciamo le altre dita per tenerli fermi e posizionate il pannelletto sopra allo scafo esterno, cercando di non far muovere i LED se possibile. Poi se si muove un pochino magari lo ricentriamo un pochino con la mano, ecco, così dovrebbe andare. Per essere sicuri che sia messo bene basta provare a tirare indietro il LED. Se non vi viene via è perché è stato centrato con il pernetto di fermo che si trova all'interno. Ops, ecco qua. Fatto questo, posizionate le viti. Io ho provato anche a seguire l'ordine come diceva il fascicolo, ma in realtà poi risicherà il problema di mettere dentro, diciamo, i LED, perché mettendo prima le viti queste interne come diceva lui poi diventava più complicato avere lo spazio per poter manovrare e inserire in posizione i LED con i rispettivi cavi, quindi è meglio fare il procedimento che vi ho detto adesso. Perlomeno questa è la mia idea, poi chiaramente ognuno è libero di fare come vuole. Vi ricordo di non stringerle troppo perché si può spaccare
il pezzetto del pannelletto che è in plastica. Poi comunque queste sono viti molto piccole e avvitate sul metallo, quindi mi raccomando, lubrificatele in precedenza e se volete fate anche prima la filettatura, che sicuramente non guasta. Io in questo caso non ho filettato prima perché ho visto che era abbastanza morbido, però nel dubbio potreste anche farla. Ecco qua, come vedete io vado molto delicato, come vedo che il pannello offre una minima resistenza, fermo la procedura di avvitaggio. Ecco qua, il pannello da questo lato è montato. Andiamo a verificare alzandolo da sotto che non si siano mosse le finestre, ok, e procediamo allo stesso identico modo per montare quest'altro pannello a sinistra. Quindi prendiamo sempre il cavo dei LED, posizioniamolo sempre rispettando i colori come dice il manuale, quindi qui in basso mettiamo quello rosso nero o nero rosso, come vi vorrà di dire, e qui in alto quello verde e giallo. Lo tenete sempre posizionato con le dita, andate ad appoggiare il pannelletto riflettente sopra gli incavi dove andranno le viti. Ecco qua, io mi devo allontanare un po' per non farlo sfuggire, ecco qua, e lo posizioniamo in questo modo. Vedete? Basta che provate a tirare e vedete che i LED non vengono indietro, quindi vuol dire che sono messi bene. Ci poggiamo delicatamente sempre sul piano di lavoro e andiamo a posizionare le viti. All'inizio chiaramente facciamo solo un paio di giri tanto per tenerlo in posizione. Un paio di giri che comunque già stringono a sufficienza, perché non è che abbia molti giri da fare queste viti, Ok, una volta posizionate tutte, controllate che il pannelletto spiani bene, andiamo a controllare anche nuovamente le finestre dall'altro lato che si siano mantenute in posizione, e poi passiamo al serraggio finale, sempre un serraggio delicato ovviamente. Ecco qua. Rimuovete se necessario l'olio in eccesso che potrebbe essere scolato durante la filettatura, ed ecco qua il pannelletto montato. Adesso recupero velocemente la scheda di test con le batterie e facciamo una prova, ok? Ecco qua ragazzi, come potete vedere per questa fase di test ci hanno raggiunti il tenente comandante Data e il tenente comandante Jordi Laforge. Come potete vedere il display è perfettamente illuminato e chiaramente vi ricordo che i cavi dei vari LED che costituiscono questo pannello vanno inseriti nello slot C e nello slot D della schedina di test, questa qua, mentre l'altro connettore è quello collegato al portapile, ok? Quindi è molto facile. Vi ricordo sempre di prestare attenzione quando sfilate questi cavetti per evitare che si dissaldi diciamo la saldatura sulla PCB, quindi sulla scheda madre della schedina, ok? Per il resto non ci sono altre controindicazioni. Questo serve chiaramente solo per verificare che i LED siano funzionanti prima di procedere al montaggio, diciamo, intero, ok? Spero che la presenza dei nostri due ufficiali superiori vi sia gradita. Per il momento spero di esservi stato di aiuto per queste ulteriori fasi di montaggio che abbiamo fatto di questa splendida Enterprise D da 70 cm. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se pensate che vi possa essere utile quello che vi suggerisco, e mettete anche un like se il video vi è piaciuto, e vi do appuntamento ai prossimi video che probabilmente saranno quelli relativi a KITT Supercar, la splendida auto sempre protagonista della serie televisiva degli anni 70,
Ok? Io vi ringrazio ancora, vi ringrazio per le iscrizioni che farete, un abbraccio a tutti e ciao 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 ciao!